Quindi la meditazione è la via di accesso alla nostra matrice spirituale. Questa è la Bhakti. La nostra matrice spirituale la si riconosce e si ricostruisce il rapporto attraverso l'amore. Bhakti è amore. La meditazione Bhakti è una meditazione amorevole. Non della nostra personalità attuale, della nostra personalità storica, che è guasta in molti modi. Guasta, rotten personality. Quindi è un percorso evolutivo che passa prima attraverso piani umani, questa meditazione, con un obiettivo, parangati in sanscrito, che significa il fine ultimo. Il fine ultimo. Quindi l'amore è il filo rouge, è il filo dorato d'Arianna, se si vuole, no? Per ritrovare la libertà, è quello del ritorno. Chi è il Minotauro in questa metafora? Mi azzardo a farlo per la prima volta. Il Minotauro è la falsa concezione di sé. Noi non siamo Teseo, non abbiamo da ucciderlo il Minotauro, abbiamo da purificarlo. Ecco che c'è la sadhana. La sadhana è una disciplina che mentre si fa questo lavoro interiore si deve essere molto attenti al comportamento. In particolare, quale? Vacho Vegan, Manasakroda Vegan, Jiva Vegan, Udarupashta Vegan. Il controllo della parola, che è fondamentale. Quante persone sono rovinate per la loro incapacità di scegliere le parole giuste, nel tempo, nel luogo e nella circostanza. La parola è forza creatrice, dicono i Veda. Vach, sentite l'assonanza con voce. Vach, in sanscrito. Il verbo fu prima, il mondo venne poi. In tutte le scritture trovate questo. La sacra sillaba Om e così via. Quindi c'è questa parola che deve essere gestita. Qual è il punto principale e anche il principio? È la verità. Perché senza verità non si va da alcuna parte, se non fuori strada o rimanendo fuori strada. Quindi tutto il nostro sforzo è essere veritieri, che è l'inizio per diventare autentici. Om Purnamadah Idam Purnam. Questo dell'unico, dell'uno, l'uno perfetto e completo, promana da sé, perfetti e completi, senza che il perfetto e completo originario diminuisca in qualsivoglia. Nessuna diminuzione. È una forma di matematica che si deve capire se si vuole parlare del mondo dello spirito. Quindi esseri perfetti, promanati dall'uno perfetto, il perfetto e completo non diminuisce perché da lui sono usciti, promanati, esseri perfetti. Quindi Bhakti Yoga, questa è la Brihadaranyaka Upanishad, quella che ho appena citato. Quindi la Bhakti, se possiamo per favore riproiettare, la Bhakti ha questa caratteristica: si entra in rapporto con la nostra matrice spirituale. E allora la nostra personalità che fine fa?
la nostra personalità pian piano viene modellata, purificata, da creare proprio una sorta di precipitazione di tutto quel che non è reale, che non è ontologico, per prenderlo in prestito dalla filosofia, che non è ontologico e che non esiste se non per accostamenti che noi arbitrariamente abbiamo fatto. Ma vediamo una definizione della personalità all'inizio del secolo precedente, quindi circa 100 anni fa. Che cos'è quell'io, quella personalità che emerge e che le persone, e alle quali le persone sacrificano tutta la loro vita, l'intera vita la sacrificano a quella loro personalità? L'idolo, un idolo, una vera e propria idolatria. Ma che cos'è quella personalità? È la somma di tutti i contenuti psichici con cui il soggetto si identifica. Come una formula matematica, come un sutra. E noi è proprio da lì che dobbiamo uscire, da quella prigione dell'ego, da quella prigione che non ci consente di cogliere il miracolo della vita, l'aspetto trascendentale della vita, il significato ultimo della vita e anche il senso stesso. Diventare consapevoli di ciò richiede una meditazione. È la meditazione di cui vi farò ascoltare una breve esemplificazione. Ha come scopo connettersi, buddhi ukto jahatya ubesukriti duskrite, collegare la buddhi, l'intelletto, a me, dice Krishna, fa sì che ogni cosa che accada, o piacevole o spiacevole, non disturbi più, né disturbi ciò che è spiacevole, né euforizzi ciò che è piacevole, perché entrambi, piacevole e spiacevole, sono nel flusso del tempo e non hanno alcuna realtà e non hanno alcunché a che fare con noi. E quando dico noi intendo Atman, esseri immortali, però incarcerati in un corpo. Questo non significa demolire il carcere, significa riuscire, riuscire, e quindi uscire di nuovo così come siamo entrati, e vedere la nostra realtà temporanea, la nostra realtà relativa, come un'occasione straordinaria per realizzarci spiritualmente. Perché grazie a questo strumento superlativo che è il corpo umano, che in questo mondo che noi conosciamo è il livello evolutivo più alto, più sofisticato di tutti, perché ha proprio la capacità di concepire l'astratto, ha proprio la capacità di, nelle Upanishad, nel Rig Veda addirittura dice, è l'unico essere che spontaneamente, consapevolmente, è in grado di fare un sacrificio. Lo fanno anche gli animali, ma non ne sono consapevoli in maniera piena. Lo fanno perché le leggi della natura, gli istinti, che sono come delle frequenze che mandano in calore, che fanno uscire dal calore, che cambiano la pelliccia o le squame, tutto questo avviene per una gestione naturale. L'essere umano invece è in grado proprio di intraprendere il viaggio e di uscire dalla selva oscura e andare verso la luce.